Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 15 al 29 luglio, dove troveremo la luna piena in Acquario. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Andiamo a vedere dal punto di vista astrologico, prima di ascoltare i nostri oracoli, che cosa ci aspetta. Quindi in questo periodo la luna piena in Acquario porta indipendenza emotiva, ispirazione creativa, voglia di cambiamento, pianificazione a lungo termine, quindi è perfetta, cioè, questa luna per aprirsi alla fantasia, all'immaginazione, all'innovazione, a idee originali, soprattutto per quanto riguarda collaborazioni e conoscenze con persone diverse dal solito. Di contro dobbiamo fare attenzione ad alcuni blocchi, tipo quello razionale, della spontaneità, ci può essere rigidità mentale, tensione, distacco, freddezza emotiva e la solita routine può diventare abbastanza pesante. E adesso vediamo il vostro primo oracolo, quindi come queste energie si riflettono proprio nel vostro periodo, quindi nel vostro segno. Ulula alla luna ha a che fare con la necessità di andare oltre. Oltre magari i limiti, oltre una certa situazione, di farsi comprendere, di farsi capire e infatti parla anche di comunicazione. Per tutti quelli che vogliono dire la propria, vogliono farsi comprendere, farsi sentire, esprimere a voce alta anche i propri desideri, proprio per manifestarli, questo è il momento perfetto per le aspirazioni, per cosa si vuole e per prendere il comando, quindi incominciare a capire, comprendere meglio come portare avanti alcune cose. Diciamo che non dobbiamo spaventarci in questo momento di creare nuovi percorsi, ma soprattutto di farci sentire. Troviamo la metamorfosi e che parla di trasformazione. Se c'è un qualcosa che ci fa sentire in trappola, abbiamo bisogno in questo momento di fare una profonda trasformazione, magari dentro di noi o di alcune situazioni che stiamo vivendo. Ad esempio se c'è un momento di avversità, di debolezza, di stanchezza, di tensione, c'è qualcosa che magari non sta funzionando. Sì, è vero che alcune cose complesse ci fanno diventare più saggi e più forti, questo sì, però dall'altro lato magari abbiamo bisogno di seguire quella luce che ci può far uscire dal buio e questo potrebbe essere il momento giusto. Forse è qui che arriva il fatto di farci sentire, di metterci nelle condizioni di aprirci anche a nuove situazioni per iniziare a trasformare la nostra vita. E poi troviamo la giumenta della notte. Questa parla di paura, parla di incertezza, di affrontare finalmente una paura per poterla superare. Può essere anche un blocco, può essere un qualcosa che ci spaventa, magari forse alcune cose arrivano per aiutarci a capire meglio che cosa ci spaventa, le origini di una situazione, perché spesso noi andiamo avanti, ignoriamo, facciamo solo distrazione, cerchiamo di non pensarci, però puntualmente alcune cose ritornano e ci sono le stesse situazioni, gli stessi blocchi, le stesse cose. È proprio lì che effettivamente, come possiamo vedere in questo periodo, possiamo cercare di capire definitivamente come superarle. E adesso procediamo con i messaggi dall'oracolo dello sciamano.
Allora, vediamo un po' cosa vuole dirvi l'oracolo dello sciamano. Qui troviamo il vento, che ha a che fare con qualcosa che è pronto già per essere trasformato. Come vedete si va a intrecciare perfettamente con quello che stavamo vedendo in questa parte della lettura, perché parliamo di trasformazione e qui ci sta dicendo che c'è già un'idea, un'abitudine, una prospettiva, un qualsiasi cosa che è già pronto a questa trasformazione e che quindi dobbiamo lasciar andare. Magari il bisogno di controllo, di abbandonare un'abitudine, di aver più fiducia, più determinazione, di portare avanti una sfida, di forse agire per il bene comune, e di trovare il tempo di rinnovare. Forse c'è un vecchio modo di fare che non funziona più. L'altro messaggio arriva dalla carta Pachamama, che parla di energia che entra nella nostra vita, è un'energia che nutre, che rigenera. Si può parlare di amore incondizionato, si può parlare di forza creativa, siccome ci sta dicendo che la prosperità, l'abbondanza, le cose belle, cioè, possono arrivare, però in qualche modo abbiamo bisogno di superare, di trasmutare paura e limiti per aprirci a queste possibilità. E infatti anche il vento dice che alcune cose sono a nostra disposizione, alcune cose ci stanno aspettando, quindi cerchiamo di superare alcune cose proprio per arrivare alla serenità, all'abbondanza, alla soddisfazione e anche alla realizzazione. L'ultimo messaggio arriva dalla carta il fanciullo e questa è un'energia fresca, è un'energia positiva, di innovazione, di innocenza, quello stato puro che è libero da giudizi, da pregiudizi, da condizionamenti e che trova gioia nella semplicità, nelle cose piccole e quindi non solo parla anche di situazioni di rinnovamento e di possibilità di cambiare il nostro percorso. Ovviamente abbiamo bisogno con gli occhi del fanciullo di alleggerire, di lasciare andare, di essere disobbedienti, di vivere esperienze autentiche, di giocare, di essere curiosità e di andare a cogliere degli stimoli che ovviamente ci possono aiutare, come abbiamo visto, a superare alcune difficoltà e alcuni blocchi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!